Mondo, buongiorno, risveglio mattutino, abbiamo già fatto un po' di cose stamattina. Siamo andati a fare un bel po' di spesa, così abbiamo riempito. Frutta e verdura, cioè. Guarda che bravi che sono diventati vegani. Vegani, vegetariani, frutta e verdura e basta. Solo frutta e verdura. Niente, siamo andati a fare la spesa, abbiamo comprato frutta e verdura, siamo andati anche al Mercadona, abbiamo preso una bella cassettina di fragole da 2 kg. Beh, abbiamo preso tanta frutta e verdura. Sì. E sono passato dal cinese a prendere la canalina per i cavi dei pannelli solari del rimorchietto. Ed siccome da dentro ho notato che si vede tanta luce fuori, soprattutto i due laterali e anche sotto, in caso uno lo lava con la lancia, entra sicuramente tanta acqua. Per il mio bambino. Oh, il mio bambino, vi faccio vedere Pippotto cosa fa. Si mangia la favetta che se la tiene col piedino. Si tiene la favetta col piedino questo bambino monello. Stavo dicendo, e praticamente ho preso già su Amazon 2 gomme da mettere sulle porte laterali in modo che sigillano meglio. E poi per la parte sottostante, praticamente sotto dalle porte, non sapevo cosa metterci. Per fortuna dal cinese giracchiando ho trovato dei profili, sarebbero tipo dei battiscopa, sapete quelli che ora ve li faccio vedere comunque, che si attaccano alla porta con tutto il pelo, che sono antispifferi, che vabbè, non so che spifferi tengano perché c'hanno tutto il pelo, l'aria passerebbe, però che tolgono magari le pietre, che non fanno raschiare la porta quando si apre e chiude, che non raschiamo le mattonelle. L'ho trovato ma con la gomma. Ora vi faccio vedere dove e come lo voglio mettere, così almeno capite meglio. E stavo già prendendo le misure, ma ho detto facciamo vedere il frollo, guarda. Allora, da qui e da qui entra un botto di luce e di aria, quindi sopra le hanno fatto la bavetta e quindi in teoria l'acqua picchia, potrebbe entrare, e in effetti devo valutare se farci qualcosa anche nella parte superiore. E per la parte sotto, praticamente da qua si vede dentro. Allora ho trovato questi che hanno il biadesivo e lo metto qua e vado a proteggere quello che è l'acqua dalla gomma che non entra. Ora questa bisogna solo tagliarla a misura, l'altra bisogna farci una risenega che l'ho già segnata, che è per questo, perché se no non sale su abbastanza. Ora andiamo al taglio e ve lo faccio vedere. Ecco fatto, il risultato finito. Così ora non c'è più la luce che entra, c'è la gommina che fa la bavetta. Tac. Che lavoretto. Bello, non entra più l'acqua. Di là ci ho messo ora un puntino di silicone per non far uscire la gomma. Questa è bloccata e siamo a cavallo. Lavoretto fatto, andiamo a preparare il pranzo. Jessica prepara il riso alla cantonese e io provo a fare questi ravioli di carne che andrebbero al vapore, sono cinesi, alla piastra. Dicono di farli saltare 2 minuti in padella con l'olio e poi metterci un pochino d'acqua Che gli dà l'ultimo pezzettino di cottura al vapore. Mi sono messo qua perché almeno se puzza o fa cose lo facciamo fuori. Allora aspettiamo che si scalda bene l'olio, ce li buttiamo dentro e poi boh. Buona, è arrivata l'ora del pranzetto anche oggi. Ravioli di carne al vapore alla piastra, riso alla Io 4 cantonese. perché sono stata male. Sì, cucina cinese oggi in casa. Così ci siamo risparmiati 70 euro di cinese, abbiamo speso 5 euro forse. Bravo. Top number one! Buon appetito a tutti! Mangiato, abbiamo mangiato. Jessica ha lavato i piatti, stiamo ordinando il camper perché dobbiamo andare a fare carico e scarico. Quindi andiamo su a Coin, facciamo carico e scarico, ci facciamo le docce, facciamo anche una lavatrice. 2 dobbiamo farne, visto che abbiamo da fare 2 lavatrici. Quando torniamo poi qua al parcheggio al massimo andiamo a fare solo l'asciugatrice, perché oggi non è bellissimo tempo, domani anche danno un po' nuvolo, quindi anche domani non potremo fare qua la lavatrice perché quando la stendi. Infatti sei spaventato del sacchettino che abbiamo preso lì con le noccioline. Ha salito la scala, l'ha visto, Però ho visto. Non devi fare il monello, questo non ti fa niente. Vieni. non ti fa niente. Ah, però sei venuto, quando eri in pericolo. Boh, andiamo a fare carica e scarico, docce e via dicendo. Siamo arrivati, c'è un po' di coda, ma siccome c'è il tip per fare il doppio carico stiamo già caricando, così la prima lavatrice sta già andando, Jessica è sotto la doccia e niente, continuiamo a fare il carico dell'acqua, così almeno poi abbiamo tutto bello pulito, fresco e profumato. Dal camper alla macchina in un secondo. Perché noi siamo sempre rapidi, molto rapidi. Non c'è tempo da perdere. Carica e scarico fatto, siamo tornati alla base.
abbiamo preso la macchina, ho caricato la bici perché forse c'è un acquirente Speriamo, così sono 20 kg in meno. e via. No, anche perché 2 nel carretto è un po' ingombrante. E tutte le volte smonta, rimonta, monta, Bisogna smonta. cercare quelle piccole. Secondo me ci vorrebbero quelle piccoline, perché queste qui sono molto invadenti, molto grosse. Però, vabbè. Però ti danno anche di più confronto a quelle piccole. Sì, quelle piccole sono come avere un monopattino. Fai quei 20 km, 20-25 km come tu c'hai col monopattino. Questa comunque la mia sono andato ieri. Sì, no, però di Angelo sono Brico, 150 km, sono tanti. Però vabbè, vediamo, dai. Tanto vediamo se ne sbolliniamo uno. Sì, appunto, perché vengono a vederla, poi da vedere a comprarla ce ne passa. Solo che ho sbagliato a mettere l'inserzione, devo andare a Fuengirola. E tanto c'è i pacchi. Tanto c'ho anche da ritirare i pacchi, da sì. ritirare, quindi. Uniamo l'utile al dilettevole. Facciamo tutti sti giri e poi forse riusciremo a tornare a casa. Forse, Dormiamo in macchina se non c'è qualcos'altro nel tragitto. Pacchi ritirati e via. e ora andiamo per la bicicletta. Aggiornamenti. Bicicletta, se andate a farla vedere, ci pensa un attimo perché deve andare a vederne un'altra. Così ha detto. Nel mentre siamo tornati indietro, ci siamo fermati a Benalmádena. Cosa c'è, amore? Arriva qua. Arrivati, Abbiamo fatto il carico di carne dal nostro amico musulmano e ora siamo tornati alla base. Quando è che siamo andati a fare il carico? Non mi ricordo. Sinceramente non mi ricordo. Mi segnava, secondo me una settimana forse. No, di più. Sì? Sì. Avevamo già questa macchina o un'altra? Avevamo già questa. Vabbè. Quando siamo andati, l'abbiamo finita e ora l'abbiamo ricomprata. Così, tanto per capire. Quindi stasera ci mangiamo il bollito e facciamo i pimenti del padrone che abbiamo comprato oggi. Ci mettiamo le ciabattine, ci mettiamo in vestita da casa e ci rilassiamo anche un po', che ci vuole. Da stamattina che siamo in giro. Stamattina che siamo No, in giro no, ma in giro, cioè a far cose, girare destra, sinistra, su, giù, trica, balacche. Basta, un po' di relax. Noi giornate che non facciamo niente non ci sono mai, eh? No, infatti, quello che io non riesco a capire, perché noi non riusciamo mai a fare La giornata che ci stufiamo, beh no, quando capita. stiamo male che abbiamo la febbre, sì, quando stai male che hai la febbre, ti colassi lì. Perché hai preso tutta sta roba? Ti lascerò anche in macchina, vabbè. Abbiamo ritirato anche i pacchi, che mi è arrivato il sensore da mettere nel rimorchio, il cavo della prolunga della telecamera perché da lassù la sposto, la metto giù di sotto perché dietro il rimorchio, perché dove ora non serve a niente, quindi bisogna mettere in un punto dove serve. Vabbè, ci vediamo ora con la cena. E cena sia anche stasera. Abbiamo il bollito che ci sta aspettando. Buon appetito a tutti. Cristian si mangia un po' di riso che è avanzato di oggi, noi ci mangiamo già il bollito, poi se lo vuole c'è il bollito. Buon appetito a tutti. Appetito. È buonissimo, bello tenero. È uno spettacolo, guardate. Si taglia col grissino. Con un grissino. Tonno Rio Mare. Invece questo è bollito Rio Oceano. Fatta la cena, fatta un po' di relax, ora è arrivata l'ora di darci la buonanotte. Ci vediamo con un nuovo episodio. Ciao a tutti e buonanotte. Domani monteremo un antifurto sul nostro rimorchio. Ci vediamo domani con un nuovo episodio. Buongiorno a tutti ragazzuoli. Allora, oggi ci svegliamo con purtroppo questa mattina il cielo un po' così. Però è un paio di mattine che fa così. Poi vedete laggiù c'è il sole. Questo se ne va indietro, scavalla là dietro e esce il sole. Oggi andiamo a mettere mano su di lui, O meglio, ieri le abbiamo già messo mano, voi non avete visto niente. Vi spiego e vi racconto un attimo, tanto che si chiude la parabola, cosa è successo. Praticamente il cliente giustamente lamentava sul fatto che gli hanno messo la TV, ma questo Cartago ha un punto della TV dove esce fuori da dietro un mobiletto e bisogna mettere la TV apposta che danno loro, altrimenti gli hanno trovato un monitor per poterlo mettere in quel punto, ma i monitor non hanno gli altoparlanti, quindi si sono andati a collegare sull'autoradio per poter ascoltare l'audio del monitor, quindi della TV della parabola. Ma cosa succedeva? Che gli scendeva tanto la tensione della batteria motore perché doveva tenere la radio accesa per usare gli altoparlanti. Allora mi ha chiesto, cioè lui aveva già chiesto se era possibile mettere questo collegamento sulla batteria servizi.
ha un impianto a litio da 150 A, la NDS Tempra, che veniva inclusa con il pacchetto del camper nuovo, come alcuni ormai nuovi succede, e gli hanno detto che era impossibile, non si poteva mettere l'autoradio sotto batteria a litio, che bisognava andare a girare sulla centralina. Però grazie al mago che è riuscito a fare la magia, semplicemente l'alimentazione dell'autoradio l'abbiamo spostata dalla batteria motore alla batteria servizi senza andare sulle centraline. Ora abbiamo l'autoradio collegata alla batteria servizi, quindi anche se uno vuole ascoltarsi la musica che è fermo senza ascoltare la TV, può farlo e non buttiamo giù la batteria motore. Altro lavoretto che hanno fatto: quando hanno installato la parabola hanno messo il passacavo, ma si erano dimenticati di far passare un cavo da questo, e anziché sfilarli un attimo, visto che hai appena fatto il lavoro, hanno optato per lasciare il coperchio qui e fare questa porcheria. Quindi ora andiamo a sostituire tutto, mettiamo una bella cassetta stagna, puliamo e rimettiamo in ordine. Altro problema che c'era in questo camperozzo che l'abbiamo sistemato ieri, e qui secondo me la colpa è 50% di Cartago, e ci metto la faccia e lo dico perché assemblano le cose col sedere, però 50% anche di chi ha installato il pannello solare, perché ieri, siccome il regolatore solare è stato messo sotto il sedile del lato guida, quindi giustamente chi ha montato il pannello solare ha incollato il pannello, fatto il cavallotto dietro sopra il frigo, fondamentalmente lì dietro dove c'era la predisposizione, e sotto il sedile c'aveva già il positivo e il negativo e ha collegato il regolatore solare, ma non ha comprovato se tutto funzionasse. Praticamente il cliente ha un anno che ha il pannello solare ma non funzionava, quindi vai a cercare a monte il problema dove può essere, ho detto, si sarà rotto il pannello, non ci credo, è nuovo, c'ha un anno. Alla fine il pannello genera corrente, ma il cablaggio originale in qualche punto è interrotto, quindi io ho fatto una linea nuova da capo a piede e funziona ora il pannello solare. Colpa di Cartago che l'ha assemblato male, ma anche chi ha messo il pannello solare doveva verificare che funzionasse realmente, invece è stato messo senza fare la prova. Ne controllate le cose, ma se non le controllate meglio, almeno poi le sistemo io, non è un problema. Ora andiamo avanti a smontare tutto quello della parabola, puliamo il tetto e mettiamo una cassettina nuova e facciamo un lavoro fatto bene, come quello dell'altro giorno che l'avete visto del signore di Marbella. Allora, cassettina nuova presa, ce l'abbiamo qui con la sua guarnizione a tenuta stagna e siamo a pennello. Questo è il vecchio e questo è il nuovo. Caffettino pronto, ok, caffettino time, cassetta messa, direi che è un po' diverso, un po' più pulito, ordinato. Ora andiamo a finire di sistemare i cavi dentro. Allora, abbiamo terminato tutto, nel mentre è uscito anche un po' di sole. Ora sistemiamo un attimo la cassetta degli attrezzi e andiamo a mangiare, perché la mensa ha suonato la campana e ha chiamato al rapporto. Dopo va nel carretto, ora andiamo a mangiare. Buona, arrivati in casa su 4 ruote. Lasagna, quella che era avanzata, scaldata, e ce la mangiamo. Buon appetito a tutti. Buono, pranzetto fatto. Il bro è al telefono con la sua amica. Ora noi ce ne andiamo perché devo andare a ritirare dei pacchi. Le chiavi sono qua per te. Gli occhiali. Gli occhiali. Perché devo finire poi un lavoretto, quindi devo andare a ritirare questi pacchi che mi servono, che vabbè, uno è le guarnizioni da mettere nelle porte del carretto, quelle che vi dicevo di qua e di qua, e l'altro ce le ho qua, qua avevo lasciato luce accesa, e l'altro è quello da mettere nella mansarda per sì, c'è da prendere la chiave della macchina è già attaccata, sì. E poi devo andare a prendere la scala, devo andare a prendere un inverter che mi è arrivato, un caricabatterie, e per fare un test, una cosa che vedrete poi più avanti. Primi pacchi ritirati a Fuengirola. Basta, a Fuengirola non ordinare più niente. Chiuso il capitolo. E non vedo più le mie amiche però. Andiamo dal nostro amico che è colombiano, anche questo alla fine. Sì. Ciucelandia. Sono tutti in mezzi colombiani. Tutti quelli che hanno questi negozi, queste cose. Vabbè. Boh, torniamo a Torremolinos, andiamo in farmacia a prendere lo sciroppo per Jessica che c'ha male alla gola, Continuo a avere sta tosse, mi sta distruggendo. Ritiriamo le altre parti di pacchi. E poi si torna a casa. E poi si torna alla base. È un po' così, un po' nuvolo, però danno da stasera fino a sabato mattina
danno pioggia. Oggi è giovedì, quindi 2 giorni. Ah. Speriamo che si sbaglia. Ma la vedo dura perché... là piove a vedere così. Ah, brutto. Mandiamo Jessica in farmacia. Io ho ritirato gli altri pacchi. Vediamo cosa diranno, se riesce a prendere tutto senza problemi. Jessica ha preso le medicine, è tornata alla base. Ora io vado nel carretto a finire di fare 2 cosine. Ci vediamo tra poco. Allora, io sono andato a sistemare un po' di cose in garage, nel carrello. Jessica si è un po' fatta di siesta che non stava bene. Ora stavo iniziando a strutturare per fare qua, chiudere il garage. Ho fatto questa U con i travetti che avevo già di avanzo. Ora vado a prendere un legno da mettere qua perché Pippo lo trasliamo più in alto. Cosa fai lo scemino? E qua sotto ci farò una porticina come quelle e dentro dobbiamo valutare, sarà la scarpiera, dovremo valutare se farci un ripiano, però mi viene scomodo se devo fare l'ispezione lì dietro che è dove c'è la lavatrice, o chiudiamo anche qua che non si vede l'impianto, chiuderemo anche qua sopra in modo che rimane un po' una cosa unica questo pezzo col camper e il garage là dietro rimane per gli affari suoi. Ora andiamo a prendere il materiale che ci manca, che è la tavola e i compensati per qui e il foglio di quello lì. Quando lo faremo anche questo non lo sappiamo, ma intanto iniziamo a prendere il materiale, pian pianino lo faremo un pezzo alla volta, perché domani arriva un Adria che bisogna elettrificarlo un po', c'è da mettere la batteria a litio, un DC-DC, è già tutto predisposto, solo da configurare, quindi se tutto va bene in giornata si fa, però se ci sono dei contratempi bisogna tenere sempre in conto. Quindi niente, andiamo a chiudere tutto e andiamo all'Eroe Merlin e Ikea. Arrivati all'Eroe Merlin abbiamo fatto le compere, ho preso un travetto, Legni, che legni pesano troppo, bisogna togliere il peso e noi continuiamo a metterli. Delle bacchette sulettate, vabbè i legni non ci servono tutti, però avendoceli fatto tagliare da loro. paghi anche gli scarti che avanzano, quindi me li tengo se devo costruire qualche batteria o qualcosa, almeno ce li ho già. Ora andiamo all'Ikea a prendere il pannello o quello poi lo... ci pensiamo. Ora valutiamo. Bene, tornando indietro ci siamo fermati a Mercadona a prendere 2 cosine. Gli ho preso anche un fruttino al mio bambino. Quelli dei bimbi che gli piacciono tanto. Ora glielo dato. Oh amore, ora te lo dà papà, guarda. Ha preso questo qua, platano e fresa, banana e fragola. E l'altro? Ma viene sempre la mamma. Come si dice? Questo qua, alzati misti. Vieni cipollina di papà, vieni qua con tuo papà, vieni amore. Vai. Vieni mozzarellina. Vai. Vieni. Vai. Vai. Vieni. Dai. Che monnello, che monnello. No. Vuoi la fruttina amore, guarda cosa ti ha preso papi. Tutti i fruttini misti. E non fa la caccona, beh, schifo. Jessica ci ha preparato le polpettine. Ora io vado fuori in cottura, le freggiamo fuori, almeno non puzzolentiamo dentro, tanto qua si può, giusto? Giusto, non facciamo troppo. Puzza. Quindi mi preparo tavolino, induzione Io ho già preparato il e vado in mangiare. friggitrice. E tu friggi, tu cuoci. Anche questa sera la cena ce l'abbiamo fatta a farla, dai. Tina al bro che è in ritardo, che è con la fidanzata. Là c'è Pippo, Bernice ha già fatto la pappa. Amore, Bernice. Ciao, buongiorno, buonasera. Ciao patatini. Oh, donna, è geloso, fa il geloso. Devi essere geloso di Bernice. Bernice è arrivata prima di te. Ma la mamma adesso cosa ti dà? I mirtilli. Vuoi i mirtilli? Vuoi i mirtilli, amore? Guarda che arrivano i mirtilli ora. Vabbè, non te li do allora se fai così, Se fai così non ti do i mirtilli. Li mangio io e papà. Guarda cosa c'è qua. Che buoni! Guarda cosa c'è. Arriva. Vieni. Li laviamo. Aspetta che te li metto nella ciotolina. Allora, ora impazzisce. Si diventa matto per i mesi. Poi un attimo. Non sei nata all'ultimo sguscio d'uovo in un secondo, Lì non c'è niente che ti interessa a te. Devi aspettare che arrivano i mirtilli e basta. Quello devi fare. Non devi andare là sopra.
Che cosa che sei, Pippo? Pippo! Vai, vieni. Vai. A mangiare i mirtilli, vai. Vai. Buon appetito, Pippo! Per la 37esima volta che mangi oggi. Non so se... forse anche di più.